Elegante, audace e incredibilmente semplice. Se pensi che questa borsa sia difficile da realizzare, oggi ti farò cambiare idea. Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme la borsa Taylor, un progetto perfetto anche per chi ha appena iniziato ma vuole comunque un risultato da boutique. Ovviamente per le principianti è richiesta un minimo di attenzione in più per quanto riguarda il giro borsa, ma nulla di impossibile. Pochi punti base, tanta resa e la soddisfazione di dire l'ho fatta io. È un progetto veloce e divertente, ve lo prometto. La notizia migliore è che non dovrete impazzire per cercare tutti i materiali, ma troverete il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com. Troverete il kit completo di tutto l'occorrente, dai manici gioiello al filato perfetto. E se il rosso non fa per voi, potete personalizzarla come volete. Sul sito troverete tantissime altre colorazioni disponibili perfette per adattarsi al vostro stile. Quindi a questo punto direi di non perderci in chiacchiere, mi raccomando continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. Ora vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò un gomitolo di fettuccia premium del brand Circulo, io ho scelto il color rosso carminio, un gomitolino di filato Encanto sempre del brand Circulo, ovviamente non utilizzeremo tutto il gomitolo, una coppia di manici gioiello a D, una tracollina in resina da 50 cm, estensione per catena facoltativa, avremo bisogno di un moschettone aggiuntivo, lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 7, marcapunti ago da lana e siamo pronti per partire con il progetto di oggi. Partiremo con la lavorazione dei due pannelli fronte e retro, vedremo la lavorazione di un pannello, l'altro sarà identico, quindi cappietto iniziale e ci avviamo 15 catenelle. Le 15 catenelle corrisponderanno a 14 cm, a questo punto dovremo tornare indietro a maglia bassa, quindi giriamo leggermente il lavoro, ma volendo potete lavorare anche all'interno di ogni catenella. Io per questa volta andrò a lavorare all'interno di queste asoline che abbiamo qui sul retro delle catenelle, esattamente queste qui, vedete qui abbiamo le catenelle, noi giriamo un po' il lavoro e abbiamo tutte queste asoline. Andremo a lavorare proprio all'interno di queste asole, quindi partiamo da questa catenella qui, non da questa ma dalla seconda, ci inseriamo e lavoriamo una maglia bassa. Punto successivo ci inseriamo all'interno della solina e facciamo una maglia bassa e procederemo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. In totale otterremo 14 punti di base. Lavoro anche l'ultimo punto ovviamente. In questo modo a questo punto si volta il lavoro e si procede lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa. Non farò la catenella iniziale, ma procedo direttamente lavorando la prima maglia bassa nel primo punto ed una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante. Ultimo punto, ultima maglia bassa, si volta poi il lavoro e si procede così fino ad ottenere un totale di 6 righe a maglia bassa. Qui in alto troverete sia il numero di righe che la misura in centimetri, nel caso utilizzate un filato diverso potete regolarvi tranquillamente con la misura in centimetri, quindi lavorare tante righe fino ad arrivare a quella misura. Quindi procedo lavorando le mie righe a maglia bassa e ci rivediamo al termine delle righe. Bene, una volta lavorate le 6 righe, queste 6 righe corrispondono esattamente ad 8 cm, quindi se non vi trovate con il numero di righe potete fare riferimento alla misura in centimetri.
A questo punto procederemo con le diminuzioni, quindi faremo alcune righe facendo una diminuzione ad inizio e fine riga, voltiamo quindi il lavoro e per quanto riguarda la diminuzione all'inizio della riga saltiamo direttamente il primo punto e passiamo nel punto successivo, quindi mi inserisco e lavoro una maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al penultimo punto. In questo punto ci inseriamo, prendiamo il filo, non andiamo a chiudere, ci inseriamo nell'ultimo punto, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto e le chiudiamo tutte e 3 insieme. Voltiamo il lavoro e ripetiamo questo procedimento fino ad ottenere un totale di 4 righe totali, quindi una già l'abbiamo fatta, ne dobbiamo lavorare altri 3, facendo sempre la diminuzione all'inizio e alla fine della riga. Per quanto riguarda la diminuzione all'inizio, saltiamo sempre il primo punto e passiamo al punto successivo. Poi lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante e ci fermiamo al penultimo punto, dove ovviamente andremo a lavorare la diminuzione. Quindi esattamente qui mi inserisco, prendo il filo, non chiudo, mi inserisco nell'ultimo punto, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme, giro il lavoro e continuo lavorando altre 2 righe sempre nello stesso modo. Quindi parto saltando il primo punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante, mi fermerò ovviamente nel penultimo punto. Quindi esattamente qui mi inserisco, prendo il filo, non chiudo, vado nel successivo, prendo il filo, ho sempre le 3 asole, le chiudo tutte e 3 insieme. Lavoriamo l'ultima riga di diminuzioni, quindi saltiamo il primo punto, andiamo nel successivo e facciamo una maglia bassa, procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante. E qui nel penultimo punto entro, prendo il filo, non chiudo, entro nell'ultimo punto, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme, questo sarà il risultato che dovremo ottenere. Abbiamo quindi un totale di 4 righe di diminuzioni che corrispondono esattamente a 5 cm, quindi se utilizzate un filato diverso e non vi trovate con il numero di righe, lavorate tante righe fino a raggiungere 5 cm. A questo punto giro il lavoro e procederò con il giro di rifinitura del mio pannello. Maglia bassa nel primo punto ed una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante. Qui nell'angolo lavoro 2 maglie basse nello stesso punto, quindi una e 2, e poi procedo lavorando una maglia bassa per ogni riga che ho qui, quindi questa è la prima riga, poi ho la riga successiva, mi inserisco e lavoro una maglia bassa e praticamente per ogni riga, quindi qui abbiamo tutti i punti, andiamo a lavorare una maglia bassa. Ci rivedremo nell'angolo. Ok, arrivati in questo punto ci inseriamo poi nella catenella qui che abbiamo nella maglia e lavoriamo 2 maglie basse, una e 2 nello stesso punto, poi procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e quando arriviamo nel punto d'angolo lavoriamo sempre le 2 maglie basse, poi procederemo lavorando una maglia bassa per ogni riga che abbiamo qui sotto e ci fermiamo nell'angolo.
Qui in teoria dovremo lavorare le ultime 2 maglie basse, però l'ultima la sostituiamo con l'asola di chiusura, quindi per evitare che comunque si crei il buco qui, cosa facciamo? Ci inseriamo nel penultimo punto, prendiamo il filo, ci inseriamo nell'ultimo punto, prendiamo il filo, abbiamo le 3 asole, quindi lavoriamo tutti i punti per evitare che si creino buchini, però in realtà ne lavoriamo uno solo. Quindi faccio questa diminuzione, potete comunque anche non farlo. In questo modo è come se avessi lavorato una sola maglia e posso andare a chiudere con asola di chiusura che fungerà da ultimo punto lavorato. Quindi taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Mi inserisco in questo punto qui e poi rientro da dove sono uscita. In questo modo nascondo il filo attraverso le maglie Questo sarà il risultato. Se vedete che si arriccia un pochino, vi basta stenderlo un po'. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per il secondo pannello, quindi lavoriamo il secondo pannello e ci rivediamo. Ok, a questo punto, una volta che avremo lavorato entrambi i pannelli, ho messo il marcapunti nel primo punto e nell'ultimo punto dei 3 lati. Ovviamente la parte superiore sarà libera, quindi dobbiamo calcolare solo questi punti qui su entrambi i pannelli, proprio perché ora dobbiamo metterli innanzitutto a specchio. Dovremo andare a lavorare la zona del giro borsa, che la lavoreremo come di solito lavoriamo le borse a conchiglia. Quindi ci prendiamo il nostro filato uncinetto, lo stesso numero, il 7, facciamo un cappietto e ci andiamo ad inserire nell'angolo di uno dei 2 pannelli. Quindi mi inserisco qui, al momento lascio il marcapunti, mi inserisco prendendo tutta la maglia, in questo modo prendo il cappietto, me lo porto fuori, faccio una catenella e lavorerò tante catenelle quanto voglio largo il giro borsa. Io partirò con una piccola profondità e poi allargherò leggermente, quindi farò qualche aumento per allargarlo un pochino, però potete anche tenere la stessa forma se siete alle prime armi. Quindi a questo punto procedo lavorando le mie catenelle. Questa prima catenella che abbiamo fatto non conta come prima catenella, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potrebbe andare bene come partenza, ma se volete farne di più potete farlo tranquillamente. Quindi ho fatto 6 catenelle. Ora prendo l'altro pannello e mi inserisco nel primo punto che ho marcato, vedete? Dobbiamo andarli ad unire in questo modo, ma mi inserisco dall'esterno verso l'interno in questo primo punto. Mi inserisco e chiudo a maglia bassissima in questo modo. Fatto questo, dobbiamo calcolare che comunque di base abbiamo 6 catenelle, quindi ora torniamo indietro e lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella. Dobbiamo ottenere 6 punti totali, quindi partiamo da questo punto e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. In questo modo, questa, come abbiamo detto, non conta come prima maglia ma come maglia bassissima, stessa cosa che abbiamo fatto anche su questo lato. A questo punto dobbiamo andare a chiudere il lavoro con maglia bassissima nel secondo punto, quindi ci inseriamo qui, questo punto l'abbiamo già lavorato, ci inseriamo, facciamo una maglia bassissima, catenella, giriamo il lavoro. Ora dovremo procedere innanzitutto lavorando in costa, ma io inizierò a fare anche gli aumenti. Gli aumenti li farò uno all'inizio e uno alla fine della riga. Potete anche non farli e quindi procedere normalmente, vi conviene in questo caso fare più catenelle. Quindi partendo dal primo punto
mi inserisco prendendo solo la metà catenella esterna e lavoro 2 maglie basse nello stesso punto per fare il primo aumento, poi una maglia bassa in costa in ogni punto fino all'ultimo punto dove dovremo fare l'altro aumento. Quindi qui ho l'ultimo punto, mi inserisco prendendo solo la metà catenella esterna e lavoro l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Su questo lato dovremo chiudere in questo modo, quindi non entrando in questo modo ma dall'esterno, sempre nel secondo punto, quindi mi sposto qui, entro, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Qui non faccio la catenella per girare, in questa riga non lavorerò l'aumento, quindi procedo lavorando i punti come si presentano. Una maglia bassa in costa retro, quindi procederemo lavorando in costa, una maglia bassa in ogni punto. Ultimo punto e si va a chiudere nel punto successivo, quindi esattamente qui con maglia bassissima, catenella, giro il lavoro ed ora faccio gli aumenti all'inizio e alla fine della riga. Quindi il primo punto da calcolare è esattamente questo, questa è la prima maglia bassa, questa è la maglia bassissima e questa è la catenella. Mi inserisco qui prendendo solo la metà catenella ovviamente e lavoro il primo aumento, quindi faccio 2 maglie basse nello stesso punto, poi procedo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto e nell'ultimo punto facciamo un altro aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Ultimo punto, facciamo l'aumento e chiudiamo con maglia bassissima nel punto successivo sul pannello. E da questo momento in poi continueremo lavorando senza fare altri aumenti. Quindi abbiamo fatto 2 righe di aumenti per aumentare un po' la profondità della borsa, ma non partire direttamente con questa profondità. Ed ora procediamo lavorando i punti come si presentano, quindi parto dal primo punto e vado a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante, ultimo punto e poi andiamo a chiudere con maglia bassissima nel punto successivo sul pannello. Quindi qui l'abbiamo lavorato, passiamo a questo, chiudiamo con maglia bassissima e procederemo in questo modo fino a ricoprire quasi tutto il pannello. Ovviamente ora mettiamo il marcapunti dove dobbiamo fermarci, dobbiamo calcolare i primi 4 punti, quindi uno già marcato, 2, 3 e 4. Nel quarto mettiamo il marcapunti, facciamo lo stesso anche sull'altro pannello, ci fermiamo qui così ci rivediamo per vedere come procedere, ma per quanto riguarda il resto della lavorazione dovremo lavorare i punti così come si presentano, quindi dovremo ottenere sempre lo stesso numero di punti ad ogni riga e ad ogni riga che lavoriamo ci dobbiamo spostare di uno sul pannello, quindi dobbiamo andarli proprio a lavorare tutti. Quindi procediamo e continuiamo a lavorare a maglia bassa in costa retro in ogni punto. Bene, ho lavorato quasi tutte le righe, come vi avevo detto ci saremmo fermati alla quart'ultima maglia, ma ovviamente dovremo lavorare altre righe senza diminuzioni. Questo perché? Perché comunque per ogni punto è come se lavorassimo 2 righe, quindi le ultime 4 righe che sono quelle che abbiamo fatto all'inizio con gli aumenti saranno concentrate esattamente nei 2 punti su entrambi i pannelli, quindi i primi 2 punti dei 4 che abbiamo li dobbiamo lavorare comunque senza aumenti e dobbiamo proseguire lavorando le maglie come si presentano. Facciamo un riassunto. Siamo partite facendo le catenelle, io ne ho fatte 6, poi sono tornata indietro lavorando
le maglie basse, avendo quindi 6 punti di base. Poi abbiamo fatto la seconda riga con gli aumenti, uno all'inizio ed uno alla fine, e siamo passati ad 8 punti di base. Terza riga senza aumenti, quindi 8 maglie basse, poi la quarta riga con gli aumenti, uno all'inizio ed uno alla fine, e siamo passati a 10 punti che poi ci siamo portati per tutte le righe di lavorazione. Quindi ho in totale queste prime 4 righe più le 49 righe senza aumenti, quindi lavorando i punti come si presentano. Potreste avere una riga in più o una riga in meno, ma non è importante, l'importante è che abbiate lavorato comunque tutti i punti che avete sul pannello, questa è la cosa importante. A questo punto si procede lavorando altre righe senza aumenti e diminuzioni, quindi lavorando i punti come si presentano. Io mi trovo esattamente nel punto che ho marcato, nel primo. Tolgo il marcapunti e vado a chiudere con una maglia bassissima, come ho fatto finora, e procedo lavorando normalmente, quindi lavoro una maglia bassa su ogni punto sottostante. Ok, a questo punto devo chiudere anche su questo lato con una maglia bassissima, tolgo il marcapunti e chiudo. Su questo lato faccio anche la catenella per girare e procedo lavorando altre 2 righe nello stesso modo, quindi avrò aggiunto ulteriori 3 righe senza aumenti, lavorando i punti come si presentano. Bene, a questo punto resteremo con gli ultimi 2 punti sia sul lato che sull'altro e dovremo ritrovarci proprio in questo modo per ritrovarci con lo stesso schema che abbiamo fatto anche su questo lato. Quindi ora ho chiuso con maglia bassissima, faccio una catenella, giro il lavoro e dovremo iniziare con la prima riga di diminuzioni. Quindi per fare la diminuzione all'inizio della riga saltiamo semplicemente il primo punto e passiamo nel punto successivo. Continueremo a lavorare una maglia bassa in costa retro in ogni punto fino ad arrivare al penultimo punto dove dovremo fare l'altra diminuzione. Quindi questo è il penultimo punto, mi inserisco, prendo il filo, entro nell'ultimo punto, prendo il filo, ho 3 asole sull'uncinetto, le chiudo tutte e 3 insieme e poi vado a chiudere con una maglia bassissima nel punto corrispondente sul pannello. Chiudo a maglia bassissima, ora lavoro una riga senza diminuzioni, quindi lavorando i punti come si presentano, lavoro una maglia bassa in costa retro in ogni punto. In questo modo chiudo con una maglia bassissima nel punto corrispondente sul pannello. Su questo lato faccio sempre la catenella ed ora ultimo giro di diminuzioni. Salto il primo punto per fare la diminuzione all'inizio della riga e passo direttamente al successivo, dove continuerò comunque a lavorare a maglia bassa in costa retro fino ad arrivare al penultimo punto. Quindi qui dovremo fare l'ultima diminuzione, ci inseriamo, prendiamo il filo, non chiudiamo, ci inseriamo nell'ultimo, prendiamo il filo, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte e 3 insieme e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nell'ultimo punto. Quindi tolgo il marcapunti, mi inserisco e chiudo a maglia bassissima,
Ed ora procedo con l'ultima riga a maglia bassa normale, quindi mi inserisco nel primo punto e lavoro una maglia bassa in ogni punto sottostante. In questo modo chiuderò a maglia bassissima anche su questo lato nell'ultimo punto ed ecco qui che avremo terminato. A questo punto, senza tagliare il filo, vado a fare un ulteriore giro di rifinitura del bordo a maglia bassissima. Quindi qui ho chiuso con maglia bassissima, mi sposto nel punto successivo e vado proprio a lavorare una maglia bassissima in ogni punto che incontro. Mi sono fermata nell'ultima maglia bassa sul giro borsa, taglio il filo e chiudo con asola di chiusura. Questo sarà comunque il risultato finale. Vado a chiudere in questo punto qui, nel primo sul pannello. A questo punto dobbiamo occuparci della cucitura dei manici. Io andrò proprio a cucirli con ago da lana, ma volendo potete applicarli anche cucendoli a maglia bassa, sempre sul bordo, li centrate e ci lavorate delle maglie basse intorno a questa zona qui. Quindi ho deciso di cucirli con l'ago e la stessa fettuccia ovviamente, quindi mi vado a fissare il filo all'interno facendolo passare semplicemente attraverso le maglie. E poi me lo devo portare all'esterno. Ovviamente devo centrare il mio manico, quindi mi regolo anche con i punti e come potete vedere il mio manico combacia perfettamente con gli angoli, quindi questa sarà la sua posizione. Lo vado a cucire esattamente su questa zona qui. Le viti che si trovano sul manico dovranno trovarsi all'interno del manico, quindi dovremo cucirlo in questo modo. Inizierò a cucire facendo entrare ed uscire l'ago sia dal pannello che intorno al manico, quindi esco dal pannello e poi entro nel punto frontale, ma passando comunque intorno alla barra del manico. Farò lo stesso fino a cucire tutto il mio manico. Non preoccupatevi se all'inizio si intravede il manico, poi faremo una doppia passata, dovremo andarlo proprio a ricoprire. Bene, arrivati a questo punto facciamo una cucitura di ritorno, quindi proprio per andare a coprire tutti gli spazi liberi, ma volendo potete lasciarlo anche così.
Ok, una volta terminata la nostra cucitura, questo sarà il risultato. Possiamo andare a bloccare il filo all'interno, lo blocchiamo per bene ovviamente, e andremo a ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Cuciti entrambi i manici, questo sarà il risultato finale ed ora entra in gioco il filato incanto che vi ho lasciato come ultimo passaggio perché è facoltativo. Con questo filato andremo a creare le frange sul giro borsa, ma come vi ho detto è un passaggio facoltativo, potete anche lasciare la borsa così com'è. Quindi ora ci andiamo a tagliare dei pezzi di filato che andremo ad utilizzare come frange. Quindi ho tagliato dei pezzetti di filo da 43 cm circa, ma la lunghezza è a piacere. Prendiamo due fili, li mettiamo a doppio e li andiamo a fissare sul laterale. Quindi prendendo la metà catenella libera sul giro borsa, prendiamo il filo, il cappietto, e li andiamo a fissare in questo modo. Faremo questo procedimento a piacere, io lo farò su questa zona qui, vedrò quante metterne. Man mano che le applico mi regolo su quante metterne, quindi procedo in questo modo sia sul lato che sull'altro. Bene, una volta che avremo applicato le frange, questo sarà il risultato. Le ho applicate sulla seconda riga e sulla quarta riga di maglia bassa in costa che abbiamo su entrambi i lati. Come vi dicevo è un passaggio facoltativo che potete evitare se non vi piacciono le frange, quindi il risultato sarebbe questo. Fate conto che non ci siano le frange, avete la forma diciamo a conchiglia. A questo punto ci occupiamo della tracolla. Io non metterò la chiusura, ma potete tranquillamente mettere un bottone magnetico qui al centro, così resterà perfettamente chiusa e potete ovviamente anche foderarla con il metodo classico. Vi lascio consigliato come sempre nella descrizione in basso al video il mio tutorial per la fodera. Applichiamo su uno dei due laterali il moschettone singolo, quindi lo facciamo passare attraverso le maglie in questo modo e facciamo lo stesso anche con l'estensione per catena. Potete anche non metterlo oppure utilizzarlo come decorazione frontale della vostra borsa. Quindi anche in questo caso ripetiamo lo stesso procedimento, facciamo passare il moschettone attraverso le maglie in questo modo, poi andiamo ad applicare la tracolla che ha comunque i suoi moschettoni ed ecco qui, questo sarà il risultato finale. Sono super soddisfatta come sempre del risultato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate se la realizzerete. Ovviamente, come vi ho già detto, è completamente personalizzabile, quindi se non vi piacciono le frange potete anche evitarle e lasciare solamente la struttura in fettuccia, che comunque resta di per sé molto bella. Inoltre questo modello potete realizzarlo anche più grande, vi basterà seguire le misure che vi occorrono, quindi non ci sono delle regole precise, vi basta seguire proprio le misure che volete ottenere, più che altro per quanto riguarda il pannello fronte retro. In quel caso ovviamente vi occorrerà più fettuccia, ma questo è scontato perché della fettuccia che abbiamo utilizzato per questo progetto è avanzato questo pochino che possiamo utilizzare per realizzare magari un portachiavi da abbinare al progetto. Comunque se volete realizzarla come la mia trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Ovviamente ci sono anche altre colorazioni disponibili, sia della fettuccia che del filato incanto per le frange, e io vi consiglio addirittura di abbinare il filato incanto mettendolo a contrasto con la fettuccia utilizzata. Secondo me viene spettacolare, quindi vi leggo nei commenti per sapere cosa ne pensate. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo
punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!